Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco Citovirax Havas Pharmaceuticals SRL. Ultimo aggiornamento, 2 novembre 2021. Cos'ha Citovirax? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Citovirax durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci esteri. Cos'ha Citovirax? Citovirax ha un farmaco a base del principio attivo ganciclovir, appartenente alla categoria degli antivirali e nello specifico nucleosidi e nucleotidi, esclusi gli inibitori della trascrittasi inversa. È commercializzato in Italia dall'azienda Havas Pharmaceuticals SRL. Citovirax può essere prescritto con ricetta OSP, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile. Confezioni: Citovirax 500 mg/10 ml polvere Solv. Per Soluz. Per infusione 1 flacone più 1 fiala. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Kepla Pharmarzneimit GmbH. Concessionario: Havas Pharmaceuticals SRL. Ricetta: OSP, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile. Classe H. Principio attivo: ganciclovir. Gruppo terapeutico: antivirali. Forma farmaceutica: polvere. Indicazioni: Citovirax è indicato negli adulti e negli adolescenti di età 0-12 anni per il trattamento di pazienti immunocompromessi con malattia da citomegalovirus, CMV, la prevenzione della malattia da CMV mediante terapia preventiva in pazienti con immunosoppressione indotta da farmaci, per esempio dopo trapianto di organo o chemioterapia oncologica. Citovirax è inoltre indicato dalla nascita per la prevenzione della malattia da CMV mediante profilassi universale in pazienti con immunosoppressione indotta da farmaci, per esempio dopo trapianto di organo o chemioterapia oncologica. Devono essere prese in considerazione le linee guida ufficiali sull'uso appropriato degli agenti antivirali. Posologia. Trattamento della malattia da CMV. Adulti e popolazione pediatrica di età 0-12 anni con funzionalità renale normale. Trattamento di induzione: 5 mg/kg somministrati mediante infusione endovenosa nell'arco di un'ora, ogni 12 ore per 14-21 giorni. Trattamento di mantenimento. Il trattamento di mantenimento può essere somministrato ai pazienti immunocompromessi a rischio di recidiva. 5 mg/kg somministrati mediante infusione endovenosa nell'arco di un'ora, una volta al giorno per 7 giorni a settimana, o 6 mg/kg una volta al giorno per 5 giorni a settimana. La durata del trattamento di mantenimento deve essere stabilita caso per caso. Si deve fare riferimento alle linee guida terapeutiche locali. Trattamento della progressione della malattia. È possibile sottoporre a ritrattamento con il regime terapeutico di induzione qualsiasi paziente che mostri progressione della malattia da CMV, sia in terapia di mantenimento o sottoposto a sospensione del trattamento con ganciclovir. Popolazione pediatrica dalla nascita a 12 anni di età. I dati pediatrici al momento disponibili sono riportati nei paragrafi 5.1 e 5.2, ma non può essere fatta alcuna raccomandazione riguardante la posologia. Prevenzione della malattia da CMV mediante terapia preventiva. Adulti e popolazione pediatrica di età 0-12 anni con funzionalità renale normale. Terapia di induzione: 5 mg/kg somministrati mediante infusione endovenosa nell'arco di un'ora, ogni 12 ore per 7-14 giorni. Terapia di mantenimento: 5 mg/kg somministrati mediante infusione endovenosa nell'arco di un'ora, una volta al giorno per 7 giorni a settimana, o 6 mg/kg una volta al giorno per 5 giorni a settimana. La durata della terapia di mantenimento si basa sul rischio di malattia da CMV. Si deve fare riferimento alle linee guida terapeutiche locali. Popolazione pediatrica dalla nascita a 12 anni di età. I dati al momento disponibili sono riportati nei paragrafi 5.1 e 5.2, ma non può essere fatta alcuna raccomandazione riguardante la posologia.
Prevenzione della malattia da CMV mediante profilassi universale. Adulti e popolazione pediatrica di età 16 anni. 5 mg/kg somministrati mediante infusione endovenosa nell'arco di un'ora, una volta al giorno per 7 giorni a settimana, o 6 mg/kg una volta al giorno per 5 giorni a settimana. La durata si basa sul rischio di malattia da CMV. Consultare le linee guida terapeutiche locali. Popolazione pediatrica dalla nascita a 0-16 anni di età. La dose raccomandata di ganciclovir da somministrarsi una volta al giorno nell'arco di un'ora mediante infusione endovenosa, calcolata con l'ausilio delle seguenti equazioni, si basa sulla superficie corporea, BSA, ottenuta attraverso la formula di Mosteller, e sulla clearance della creatinina ricavata con la formula di Schwarz, CL-CRS. La durata della profilassi universale dipende dal rischio di malattia da CMV e deve essere determinata su base individuale. Dose pediatrica, mg, uguale 3x BSA x CL-CRS, vedere di seguito la formula di Mosteller per la BSA e la formula di Schwarz per la clearance della creatinina. Se la clearance della creatinina calcolata secondo la formula di Schwarz supera i 150 ml/min/1,73 m2, nell'equazione occorrerà utilizzare un valore massimo di 150 ml/min/1,73 m2. BSA secondo la formula di Mosteller, M2, uguale a EA, altezza, centimetri, x peso, chilogrammi, 3600. Clearance della creatinina secondo la formula di Schwarz, ml/min/1,73 m2, uguale KX altezza, centimetri. Creatinina sierica, mg/dl, dove K uguale 0,33 per i pazienti di età 1 anno di basso peso alla nascita, 0,45 per i pazienti di età 2 anni, 0,55 per i maschi di età compresa tra 2 e 13 anni e le femmine di età compresa tra 2 e 16 anni, e 0,7 per i maschi di età compresa tra 13 e 16 anni. Per i pazienti di età superiore a 16 anni, consultare il regime posologico indicato per gli adulti. I valori di K forniti si basano sul metodo di IAF per la misurazione della creatinina sierica e, laddove vengano utilizzati metodi enzimatici, potrebbero richiedere una correzione. Si raccomanda di riesaminare con cadenza regolare i livelli di creatinina sierica, l'altezza e il peso, modificando la dose ove appropriato. Istruzioni particolari per il dosaggio. Compromissione renale. I pazienti pediatrici, dalla nascita a 0-16 anni di età, con compromissione renale, trattati con una dose di ganciclovir calcolata mediante l'algoritmo posologico EUROS3X BSAX CRSA EUROS, non richiedono ulteriori modifiche del dosaggio in quanto la suddetta dose risulta già corretta per la clearance della creatinina. Per i pazienti di età pari o superiori a 12 anni con compromissione renale, trattati secondo il regime in mg/kg di peso corporeo per la terapia preventiva e il trattamento della malattia da CMV, la dose di ganciclovir in mg/kg deve essere modificata in funzione della clearance della creatinina, come illustrato nella tabella seguente, vedere paragrafi 4, 4 e 5, 2. Modifiche delle dose in pazienti con compromissione renale trattati secondo il regime posologico in mg/kg. CLCR. Dose di induzione. Dose di mantenimento. 5,0 mg/kg ogni 12 ore. 5,0 mg/kg giorno. 50, 69 ml/min. 2,5 mg/kg ogni 12 ore. 2,5 mg/kg giorno. 25, 49 ml/min. 2,5 mg/kg giorno. 1,25 mg/kg giorno. 10, 24 ml/min. 1,25 mg/kg giorno. 0,625 mg/kg giorno. 10 ml/min. 1,25 mg/kg 3 volte alla settimana dopo emodialisi. 0,625 mg/kg 3 volte alla settimana dopo emodialisi. La clearance della creatinina stimata può essere calcolata a partire dalla creatinina sierica applicando la seguente formula. Per soggetti di sesso maschile: 140 euro età anni, x, peso corporeo chilogrammi, 72, x, 0,011 x creatinina sierica micromol/L. Per soggetti di sesso femminile: 0,85 x valore per gli uomini. In pazienti con compromissione renale si raccomanda l'aggiustamento della dose. Pertanto, i livelli di creatinina sierica o di clearance della creatinina stimata devono essere monitorati. Compromissione epatica. La sicurezza e l'efficacia di Citovirax non sono state studiate in pazienti con compromissione epatica, vedere paragrafo 5, 2. Severa leucopenia, neutropenia, anemia, trombocitopenia e pancitopenia, vedere paragrafo 4, 4 prima di iniziare il trattamento.
Se durante la terapia con ganciclovir dovesse verificarsi una significativa riduzione della conta ematica, occorre valutare il trattamento con fattori di crescita ematopoietici o l'interruzione del trattamento, vedere paragrafi 4, 4 e 4, 8. Anziani. Negli anziani non sono stati condotti studi sull'efficacia o sulla sicurezza di ganciclovir. Poiché l'avanzamento dell'età comporta una riduzione della funzionalità renale, ganciclovir deve essere somministrato a pazienti anziani sotto stretto controllo dello stato funzionale dei reni, vedere paragrafo 5, 2. Modo di somministrazione. Attenzione! Ganciclovir deve essere somministrato mediante infusione endovenosa nell'arco di un'ora a una concentrazione massima di 10 mg/ml. La somministrazione mediante iniezione endovenosa rapida o in bolo deve essere evitata dato il possibile incremento di tossicità di ganciclovir dovuto al raggiungimento di livelli plasmatici troppo elevati. La somministrazione mediante iniezione intramuscolare o sottocutanea deve essere evitata poiché può provocare severa irritazione tissutale a causa del pH elevato, 11, delle soluzioni di ganciclovir, vedere paragrafo 4, 8. Non si devono superare il dosaggio, la frequenza e la velocità di infusione raccomandati. Citovirax ha una polvere per soluzione per infusione. Dopo la ricostituzione, Citovirax si presenta come una soluzione incolore o di colore lievemente giallastro, praticamente priva di particelle visibili. L'infusione deve essere somministrata in una vena con un flusso ematico sufficiente, preferibilmente utilizzando una cannula di plastica. Per le istruzioni sulla ricostituzione del medicinale prima della somministrazione, vedere paragrafo 6, 6. Precauzioni da prendere prima della manipolazione o della somministrazione del medicinale. Poiché ganciclovir ha ritenuto potenzialmente teratogeno e cancerogeno per l'uomo, è necessario esercitare cautela durante la sua manipolazione, vedere paragrafo 6, 6. Controindicazioni: ipersensibilità al principio attivo, a valganciclovir o a uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6, 1. Allattamento, vedere paragrafo 4, 6. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Ipersensibilità crociata. Data la stretta somiglianza in termini di struttura chimica tra ganciclovir, aciclovir e penciclovir, è possibile che si sviluppi una reazione di ipersensibilità crociata a tali medicinali. Sì, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Interazioni farmacocinetiche. Probenecid. Probenecid, somministrato unitamente a ganciclovir per via orale, ha determinato una riduzione statisticamente significativa della clearance renale di ganciclovir, con conseguente aumento clinicamente significativo dell'esposizione. Il medesimo, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere Citovirax durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Citovirax durante la gravidanza e l'allattamento? Fertilità. Uno studio clinico di piccole dimensioni condotto su pazienti che avevano subito un trapianto di rene, trattati per un massimo 200 giorni con valcite in profilassi per CMV, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Ganciclovir potrebbe avere effetti significativi sulla capacità di guidare veicoli e usare macchinari, vedere paragrafo 4, 8. Effetti indesiderati. Riassunto del profilo di sicurezza. Poiché valganciclovir ha un profarmaco di ganciclovir, è probabile che le reazioni avverse associate a valganciclovir si verifichino anche con ganciclovir. Sebbene ganciclovir per via, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Sintomi. Durante gli studi clinici e nel periodo successivo all'immissione in commercio sono stati riferiti casi di sovradosaggio di ganciclovir e la maggior parte delle segnalazioni non era associata a reazioni avverse oppure includeva una oppia delle reazioni avverse elencate di seguito. Tossicità ematologica. Mielosopressione comprendente pancitopenia, insufficienza midollare, leucopenia, neutropenia, granulocitopenia. Epatotossicità. Epatite, alterazione della funzionalità epatica. Tossicità renale. Peggioramento dell'ematuria in un paziente con compromissione renale preesistente, danno renale acuto, aumento dei livelli di creatinina. Tossicità gastrointestinale. Dolore addominale, diarrea, vomito. Neurotossicità. Tremore generalizzato, crisi convulsive. Gestione. Dal momento che l'emodialisi abbassa le concentrazioni di ganciclovir, nei pazienti a cui viene somministrata una dose eccessiva di ganciclovir il ricorso all'emodialisi può essere utile per ridurre l'esposizione al medicinale, vedere paragrafo 5, 2. Altre informazioni su popolazioni particolari. Compromissione renale.
Si prevede che il sovradosaggio di ganciclovir possa determinare un aumento della tossicità renale nei pazienti con compromissione renale, vedere paragrafo 4.4. Popolazione pediatrica. Nessuna informazione specifica disponibile. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Antivirali per uso sistemico, antivirali ad azione diretta, nucleosidi e nucleotidi, ad esclusione degli inibitori della trascrittasi inversa, codice ATC. ILUNGA 05AB06. Meccanismo d'azione. Ganciclovir ha un analogo sintetico, proprietà farmacocinetiche. L'esposizione sistemica, AUC0, segnalata dopo la somministrazione di un'unica infusione EV di 5 mg/kg di ganciclovir della durata di 1 ora nei pazienti adulti sottoposti a trapianto di fegato. Dati preclinici di sicurezza. Ganciclovir ha dimostrato attività mutagena in cellule linfomatose murine e un effetto clastogenico in cellule di mammifero. Questi risultati sono coerenti con quelli ricavati dallo studio di cancerogenicità su topi, elenco degli eccipienti sodio idrossido, per la correzione del pH, acido cloridrico, per la correzione del pH, fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.